Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale YouTube. Finalmente ho creato anche il mio canale dove pubblicherò i miei video tutorial dedicati alla tecnica fotografica del light painting. Allora, procederemo per step, quindi dalle basi, man mano poi passeremo a quelle più avanzate. Ho deciso di crearli per voi perché siete in tanti che mi seguite su Facebook, su Instagram e mi chiedete spesso le tecniche e gli strumenti che utilizzo e ovviamente rispondere in chat è molto complesso, quindi vi farò vedere praticamente e vi mostrerò tutto ciò che utilizzo e le mie tecniche. Allora, per chi non mi conoscesse, mi faccio una brevissima presentazione. Io sono Maria Saggese e sono un'artista fotografa. Come sentirete dal mio accento sono campana, esattamente di Salerno, però vivo e lavoro tra Salerno e Milano. A circa 4 anni ho scoperto questa tecnica fantastica del light painting e me ne sono completamente innamorata, tanto che quasi esclusivamente utilizzo questa tecnica e è diventata una vera e propria ossessione e ormai è diventato appunto anche il mio lavoro. E infatti tengo da circa un anno corsi e workshop proprio dedicati a questa tecnica fotografica che in Italia non è molto conosciuta, oppure comunque non gli viene data la giusta importanza, perché quando si parla di light painting molto spesso si pensa a lunga esposizione e scie di luce. In realtà questa tecnica è vastissima, esiste un mondo infinito di possibilità creative, non esistono limiti all'immaginazione, si può creare realmente qualsiasi cosa attraverso la luce. Infatti poi vi farò vedere e vi mostrerò, vi educherò al light painting e vi mostrerò tutto ciò che si può realizzare. Se poi avete delle richieste specifiche scrivetemelo nei commenti, se volete imparare qualche tecnica in particolare, però man mano poi le vedremo tutte e vi farò vedere gli strumenti diciamo più avanzati dedicati proprio al light painting, come gli strumenti di light painting brushes, quindi fibre ottiche. Esistono dei veri e propri strumenti dedicati a questa tecnica, ma inizialmente si può creare con qualsiasi cosa. Quindi oggi questo video tutorial è dedicato alle basi, introduzione al light painting. Significa dipingere con la luce e avete sentito sicuramente parlare di luce pennellata o luce caravaggesca, si dice appunto così perché il fotografo può utilizzare qualsiasi fonte luminosa, quindi che sia una torcia, un laser, un accendino, qualsiasi fonte luminosa, come se fosse un pennello, però al buio. Quindi nel buio andrà con la luce a delineare forme e volumi nello spazio grazie alla sua immaginazione. Quindi questa tecnica permette di miscelare la realtà, mischiare appunto la realtà che vediamo con la fantasia pittorica con la fantasia del fotografo. E questa tecnica permette di andare al di là della visione semplice visione delle cose, perché noi non riprendiamo la realtà così come la vediamo, ma attraverso la luce ne ricreiamo un'altra, una realtà invisibile che gli occhi non vedono. E qual è la difficoltà? Che lavoriamo al buio, quindi non vedremo assolutamente nulla e dovremo immaginare quello che stiamo realizzando al buio, perché noi vedremo il risultato soltanto una volta chiuso l'otturatore. Quando finirà lo scatto vedremo sullo schermo il risultato finale. Molto spesso mi dicono: ma tu non vedi sullo schermo ciò che stai realizzando? Assolutamente no, bisogna fare tanti tentativi per arrivare al risultato finale. Ci vuole infatti tanta pazienza, tanta pratica e soprattutto non bisogna scoraggiarsi, perché sicuramente i primi risultati non saranno ottimi, non saranno buoni, ma man mano vedrete che i risultati arriveranno e saranno veramente fantastici. La particolarità di questa tecnica è che è veramente infinita, cioè esistono tantissime possibilità, appunto come ho detto non esistono limiti, esistono tantissimi artisti internazionali nel mondo che utilizzano questa tecnica. In realtà in Italia non è moltissimo conosciuta, ma all'estero sì. E se vedete le opere degli artisti non ce n'è una uguale alle altre, perché ogni opera è unica, non si creerà mai un'altra uguale appunto a quelle precedenti, quindi anche utilizzando una semplice torcia tutte le foto saranno uniche.
Il fondamentale nel light painting: non esiste post-produzione, tutte le foto, tutte le immagini che vedete di light painting sono realizzate in fase di scatto, quindi non esiste post-produzione. Ci sono dei miglioramenti che vengono fatti, ad esempio io elaboro saturazione, colore, si va comunque a modificare quello che è lo scatto iniziale, si tende a fare tutto durante la lunga esposizione in fase di scatto, quindi bisogna avere comunque molta pazienza e fare diversi tentativi. Per oggi è tutto. Se avete delle domande, volete scrivermi o avete appunto delle richieste particolari, scrivetemi. E intanto vi ricordo che il 9 luglio terrò un workshop a Roma e le iscrizioni sono ancora aperte e questa è l'ultima settimana e ci sono ancora pochissimi posti disponibili, quindi affrettatevi. E a settembre collaborerò con la scuola di Milano Orange Photo School e terrò dei workshop individuali suddivisi in 4, ogni workshop suddiviso in 4 lezioni. L'ultima partiremo dalle basi e poi man mano tecniche più avanzate. L'ultima lezione sarà l'uscita fotografica, dove sperimenteremo la tecnica del light painting in esterna. E quindi se siete interessati potete visitare il sito che vi scriverò in descrizione e per qualsiasi informazione potete contattarmi. Intanto commentate questo video se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto anche giudizi negativi vanno benissimo. Se avete delle richieste in particolare ancora scrivetemi e ci vediamo al prossimo video. Ciao, un bacione a tutti!